Negli anni 2000 i cerchi da 17 ci stavano, ma secondo me adesso un bel 18 non starebbe male. Chissà però come si fa per omologarli. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del garage. Oggi parliamo di cerchi pneumatici e gomme. Nello specifico abbiamo deciso di mettere cerchi e ruote più grandi sul Subaru. Come lo faremo? Lo faremo tramite una pratica di omologazione, tutto un discorso che adesso ci spiega Ivan. Ivan che è titolare di Floridia Gomme, che si trova in via Torino 54 a San Francesco al Campo. E adesso ci spiega un attimo come funziona questa pratica per omologare cerchi e gomme più grandi di quelli che avete al libretto, perché una volta non si poteva fare, ma per fortuna adesso non tutti, ma solo i centri abilitati possono farlo. Una volta si poteva fare, però era molto più complicata, nel senso che bisognava prenotare alla motorizzazione. C'era nulla osta anche. C'era un nulla osta da richiedere. Oppure sempre tramite cerchi NAD, però bisognava per forza portare il mezzo lì in motorizzazione, ecco. Adesso la differenza sostanzialmente sta che nei centri abilitati, tipo la mia officina, un paio di documenti e poi ci penseremo noi a fare il tutto, ecco. Non è che potete montare quello che volete, c'è un discorso, praticamente viene fatta una richiesta dove... Birretta? Sì, grazie. La patente non la rivedi più. Dove in buona sostanza ci dicono cosa possiamo montare e cosa non possiamo montare. Abbiamo fatto la richiesta per il Subaru, ci hanno dato come cerchi da 18, perché di serie monta 17, due opzioni di misure che erano 2,15 40-18 o 2,25 35-18. Abbiamo scelto 2,25 35-18. L'iter com'è? Come funziona? L'iter per il cliente è molto semplice, perché basterà rilasciare il libretto originale della vettura, copia di documenti, carta d'identità e codice fiscale e firmare un foglio che serve a noi appunto da portare in motorizzazione. Il resto ci penseremo tutto noi, a documenti, scartoffie, e nel giro di una settimana al massimo si ha l'etichetta applicata in fondo al libretto, tipo quella delle revisioni, ecco. Sì. Poi quando lo facciamo e l'applichiamo ve lo faccio vedere, vi faccio vedere come rimane, così siamo a posto. Salute. Grazie. A voi. E c'è poi anche un discorso di ET, larghezze di canale, eccetera. Sì, diciamo che appunto andando a omologare cerchi NAD dobbiamo rispettare i parametri che ci dicono loro, ecco. E anche da una parte un po' semplice, perché quando io vado a ordinare un cerchio basterà per me spuntare la dicitura cerchi NAD e già lì mi indicherà tutte le misure che possiamo omologare di cerchi. Tra l'altro non è che abbiamo poi tutta sta scelta, perché i produttori di cerchi NAD in Italia sono 6-7. Sì, sono i principali, sì, comunque non sono molti, ecco. Abbiamo scelto quindi 2,25 35-18 come gomma e abbiamo preso un cerchio tecnico, si può dire. Abbastanza, sì. Abbastanza leggero, ecco. Quindi tagliamo corto senza fare giri di parole, ci spostiamo in officina da Ivan, vi faccio anche vedere come si monta il cerchio sulla gomma, perché magari alcuni non sono pratici, non l'hanno mai visto, e vedrete che è molto faticoso oggi come oggi per il gommista fare i montaggi. Ci spostiamo in officina, poi le portiamo qua, le montiamo e vi faccio vedere che cosa abbiamo combinato. In questa fase vi faccio vedere tutta la procedura di montaggio del pneumatico sul cerchio, la lascio a velocità reale per farvi capire come si è evoluta la tecnologia negli anni e per dimostrare che effettivamente ci vuole poco tempo e anche poco sforzo da parte dell'operatore. Questo grazie ai macchinari all'avanguardia presenti nell'officina di Ivan. C'ha un nome tecnico sta procedura? No, semplicemente il montaggio del pneumatico. Perché quando lo togli lo stalloni, giusto? Esatto. Invece quando lo monti non c'è un termine. No. Lo monti e basta. Forse sì. Sì, lo monti, lo monta. Lo monta da solo. Porca vacca.
Tutto normale, tutto normale. Da qua passiamo all'equilibratrice, vediamo quanto sono storti da nuovi. Questo cosa serve? Questo serve a prendere le misure del cerchio. Ok, quindi non le devi impostare ma le prende con quello. Esatto. Cosa ci dice di bello? 30 grammi. E ti dice dove metterlo? Ti dice anche dove metterlo. Ah, aspetta che vediamo se si vede il laser. Vedete qua sotto che c'è il punto del laser esatto dove andare a mettere il nostro piombino. E invece a quanto stare dentro lo guardi tu a occhio da qua? Sì, appunto dove ti dice tutto là. Ok. Preparati tutti il gruppo ruota, si procede poi con l'installazione di questo che è l'anello di centraggio per adattare perfettamente la base del cerchio al mozzo dell'auto. Viene ingrassato da Ivan per impedire poi che si incolli il cerchio nel caso debba essere rimosso. Siamo pronti per portarli in officina da me per il montaggio. Sono arrivati! Allora, adesso alziamo la macchina col click, chiaramente per svitare la vecchia ruota e mettere la nuova. Purtroppo sto cercando di costruirmi una piattaforma perché il mio autolift non può prendere il Subaru. Questo perché, avendo già le minigonne, nella parte sotto non c'è la possibilità di appoggiare la pedana dell'autolift sul longherone, perché il longherone è coperto dalla minigonna in plastica, in ABS, e la spaccherei. Quindi sto cercando di capire come farmi una struttura per prenderla negli unici due punti che ci sono qui sotto, dove non c'è la minigonna, perché altrimenti la spaccherei. Questa macchina, per chi non lo sapesse, non ha le viti che avvitano direttamente, ma ha i dadi, perché sul mozzo spunteranno le colonnette. Non useremo i vecchi dadi, ma useremo i nuovi dadi che vengono forniti insieme ai cerchi. Su 5 dadi, quando mettete la ruota, se imboccate il più basso, automaticamente ve la terrà in posizione per poi imboccare tutti gli altri. Poi ho girato la macchina, ho fatto anche l'altro lato, le ruote sono tutte su, chiaramente bisogna poi tirarle alla fine con una chiave dinamometrica alla giusta coppia. Io uso la mia Beta che è molto precisa, ma magari poi un giorno parleremo delle dinamometriche. Ora si va a fare una bella convergenza sempre da Ivan per vedere che sia tutto in quadro, oppure effettuiamo le correzioni necessarie. Ma chiaramente su strada con i 18 senza aver ancora aggiornato il libretto non si può andare. Adesso vi faccio vedere come rimane il libretto con il nuovo adesivo che riporta l'omologazione della nuova misura dei vostri cerchi. Qui chiaramente ho oscurato i dati sensibili, ma viene riportata la data dell'omologazione, viene scritto quale sistema NAD è stato installato e la misura della gomma 225/35 R18. Vedete che non c'è un codice di carico né di velocità, quindi lasciano un po' più di margine almeno per quanto riguarda i codici. Sto andando da Ivan, così vi faccio vedere anche il macchinario che ha nell'officina per la convergenza. Diamo un'occhiata ai valori che sicuramente saranno fuori e penso che lui si divertirà parecchio perché
quando vai a mettere mani nella meccanica sotto su una macchina di 20 anni per regolare la convergenza eccetera, sicuramente avrà da divertirsi. Adesso appena si alza sto passaggio a livello andiamo a mettere la macchina sul ponte. Questo è il ponte per la convergenza di Ivan, un dispositivo dell'Hunter all'avanguardia. Adesso la mettiamo su. È fuorissima. E a fine convergenza Ivan vi rilascerà anche il foglio che viene stampato dalla macchina della convergenza con tutti i valori che sono stati ottenuti.